che senso? Dov'è il nord secondo voi? Ci ho preso? No, Dov'è? è dietro di me. Adesso Cazzo sto stai girando. dicendo? Adesso... No, sta girando ora, guarda. Ah, ecco. Il nord è qui. Aspetta. Sì, ok. No, lo sai che io non mi sbaglio mai, per quello che prima mi sono stranita lassù, perché io il nord e il sud le trovo anche senza che mi guardo intorno. Non so non mi chiede perché non lo so, però ci chiappo sempre. E prima quando dicevo che era di là invece mi dava dalla parte opposta. Benvenuti all'analisi della ispezione al Monte Palodina. Allora, io innanzitutto dico due cose. La prima è ringrazio Cristian Alpini e Ilaria che ci hanno accompagnato in questa avventura incredibile su un monte pieno di mistero, perché insomma, al di là del discorso ufologico, ma c'è anche il mostro del Palodina, ci sono posti dove si dice che alcune streghe abbiano fatto dei rituali. Insomma, quel monte lì è pieno di misteri e veramente non si sa neanche da che parte cominciare per raccontarli tutti. Quindi, fatta questa premessa, quindi ringraziando Christian del Museo dell'Impossibile, grazie davvero, e la stessa Ilaria, partiamo con questa analisi. Allora, io ho voluto che Lara fosse qui con me, al contrario di ciò che succede quasi abitualmente nel discorso d'analisi, perché comunque lei ha tenuto il Tascami alle orecchie per circa 2 ore e mezza. E come ben capite, ragazzi, non siamo andati in una casa, non siamo andati in un ospedale, non siamo andati in un cimitero, quindi luoghi circoscritti, ma eravamo dentro in un bosco infinito che si estendeva per chilometri e chilometri. Quindi non mi sembrava così funzionale riassumere ciò che Lara mi ha detto, tutto quello che effettivamente lei ha sentito. Quindi le ho chiesto a Lara di venire proprio qui apposta per raccontarci un pochino quelle che sono state le sue sensazioni. Oltretutto vi dobbiamo dire delle cose che ovviamente avete visto nel video di 2 giorni fa, e soprattutto come dire, raccontare, elencare quelli che sono stati, chiamiamoli EVP, che però, ragazzi, nessuno ha la certezza in mano, tantomeno la si può, come dire, percepire in un bosco questa certezza, perché è pieno di rumori ambientali ovunque, e quindi è assolutamente impossibile essere lucidi davanti a dei rumori che noi stessi non sappiamo classificare. Quindi io do la parola a Lara, ma sono qua, insomma, quindi se dovrà chiedermi qualcosa... Supporto morale. Ecco. Niente, innanzitutto ciao a tutti, grazie ancora a Christian e a Ilaria per la bellissima esperienza. E niente, allora, come diceva Corrado, io ho tenuto le cuffie, quindi il Tascam acceso per più di 2 ore, in una situazione non di calma, diciamo così, perché i rumori del bosco, anche se era sera, notte, ci sono e ci sono sempre, per cui avevo rumori di sottofondo, avevo interferenze quando c'erano i tralicci, insomma sentivo un po' di tutto e non è stato facile dover analizzare queste 2 ore, perché i rumori da dover scegliere, da dover scremare erano tanti. Nel dubbio io ne ho tenuti tantissimi, io ho qua un foglio che, se vedete, è poi depennato in vari punti, perché nel dubbio, come dicevo, ho scritto tante cose. È stata poi una doppia schermatura. Esatto, nel dubbio ho scritto tante cose, poi con Corrado e anche con Christian, perché Christian stesso ha ricevuto questo foglio, abbiamo riascoltato i vari punti che io avevo scritto, e ce n'erano tantissimi, e di questi punti sinceramente ne sono saltati fuori 5. Che poi vi dirò e vi spiegherò perlomeno, e vi faremo ovviamente ascoltare, certamente. Quello che però volevamo prima farvi sottolineare noi, ma mettere alla vostra attenzione, sono quelli che sono stati i punti essenziali di questa avventura, di questa esperienza, che si sono visti nel video. 3 cose strane sono successe.
a parte i gufi che abbiamo visto durante il viaggio di andata e a cui ha accennato Christian nell'introduzione. Le luci, le sfere che abbiamo visto che ci hanno lasciato basiti perché non riuscivamo a capire che cosa fossero. In un primo momento sembrava la luna, poi no, perché da una sfera ne sono saltate fuori due, da poi due... la luna era messa in un altro posto. Esattamente. Il colore stesso erano sul giallognolo verdastro, per cui non c'entrava niente col colore della luna. Il movimento che cioè le sfere si muovevano tra l'altro nella direzione opposta in cui in teoria dovrebbe andare la luna. Di conseguenza queste luci ci hanno lasciato veramente stupiti e lo dimostriamo. Poi, esatto, poi da luce fissa che era sono diventate 3, perché poi 2 erano un pochino più sfocate ma si vedevano, e poi ad un tratto per 2 riprese, per 2 momenti differenti, addirittura si sono triplicate o quadruplicate. Infatti. Quindi sembravano tante luci per poi immediatamente tornare ad essere 1/2. Esatto. Poi la seconda cosa strana, la seconda anomalia, chiamiamola così, è lo strano funzionamento della bussola. Sì. La bussola sembrava impazzita, non segnava il nord dove doveva essere, sembrava che seguisse la luna, non ci capivamo niente praticamente, perché proprio in più momenti la bussola era di Christian, in più momenti Christian ce la faceva vedere, sentivamo tra l'altro un rumore strano, cioè il rumore, la vibrazione del lago che girava e che vibrava, per cui non riuscivamo ad orientarci. Loro stessi, che sono abituati a quei posti, come avete visto Ilaria era più che sicura delle sue sensazioni, perché sapeva, vivendo lì, dove era il nord e dove era il sud, no? Si è trovata spaesata perché non riusciva più a capire dove fosse il nord. E la terza anomalia, la terza stranezza, quella che ci ha fatto litigare, e non solo allora ma anche oggi mentre riguardavamo tutto, è questa perdita di orientamento che abbiamo avuto a partire da quel famoso albero strano, da quella rete, no, che abbiamo visto, l'albero strano, fino a ritornare a quell'albero strano. Questa sensazione, di disorientamento che abbiamo avuto tutti e 4, ma diversamente, perché io l'ho percepita in un modo e loro 3 l'hanno percepita in un altro. Io non ho trovato strano quel giro, chiamiamolo giro, che a un certo punto io definisco a goccia, no? Partendo dall'albero, salendo, riscendendo e ritornando all'albero. Loro invece l'hanno trovato stranissimo. Cioè... Per me non è possibile. Comunque il bello è essere in qualche modo in buon conflitto, nel senso certo, assolutamente, perché la ragione cioè in tutto questo nessuno di noi è convinto di avere la ragione e d'altra parte nemmeno il torto, perché ognuno di noi è convinto delle proprie sensazioni. Io da una parte... Sì, in sostanza Lara dice che noi abbiamo fatto un giro a goccia, io do per buono quello che dice, ma a me comunque manca un pezzo, cioè la risalita verso l'albero marcio, così come l'abbiamo definito, e quindi anche quella rete adiacente all'albero. Ragazzi, ecco, la cosa comunque sicura è che Christian voleva portarci in un determinato posto a Pian del Lago, ma non ha trovato la strada. E lui ci è andato 1000 volte. E lui è un abitué, diciamo, di quei luoghi. Sapeva già dove, cioè lui conosceva la strada, conosceva il percorso e si è perso, diciamo così, perché ci siamo ritrovati per ben 2 volte a rifare lo stesso percorso. Come dice Christian, c'è la sua versione romanzata, che però in questo momento io mi sento di appoggiare anche se è romanzata, ossia che comunque qualcuno o qualcosa non ci abbia voluto far arrivare a Pian di Lago, o attraverso questa strada che abbiamo fatto più di una volta, perché poi l'abbiamo fatta 2, ma insomma il video lo testimonia, e al di là di quello, ma poi la percezione che Lara ha avuto della strada, quella che abbiamo avuto noi,
insomma c'è stato qualcosa che ci ha creato confusione e non ci ha permesso di andare a pianificare. Poi fa niente chi ha ragione. Sì, no, quello anzi, assolutamente, assolutamente. Anche perché secondo me non abbiamo né ragione né torto nessuno. Il problema è che non siamo arrivati a pian di lago, questa è la cosa più eclatante che Christian ha riscontrato, e torno a ripetere, Christian il Palodina lo conosce come io conosco questo appartamento, cioè casa mia, e poi anche noi siamo rimasti basiti, ecco. No, effettivamente, cioè, questa versione romanzata vorrei sostenerla anch'io, ma anche perché ho avuto io sensazioni particolari, esatto, e percezioni particolari in quel tragitto. A un certo punto io dico di sentire meglio attraverso le cuffie, come se da quel momento in poi potessi sentire meglio certe cose o non sentirne altre che loro hanno sentito e che forse ci hanno disorientato. È una versione romanzata ovviamente, però sta di fatto che io a un certo punto dico questo, e dai miei appunti a un certo punto io sento una sorta di silenzio, come se non riuscissi più a sentire i nostri passi sulle foglie secche, e che voi sentite invece nel video. Io sento qualcosa di diverso. Ora, la ragione non ce l'ha nessuno, e queste sono semplici percezioni in loco. Qualcosa di strano è successo. Sì, l'unica cosa sicuro. che, scusa se ti interrompo, l'unica cosa che secondo me è da considerare, che non abbiamo considerato nemmeno io e lei e Christian a parte, è che nessuno aveva paura, quindi non quello ci sì. siamo fatti Sì. in qualche modo influenzare dalla tensione, dalla paura, dall'angoscia, dall'ansia, eravamo assolutamente tranquilli. Sì. Il solo fatto che questo è accaduto voleva anche dire che eravamo lucidi. Sì, E, sì. e non impauriti, e quindi anche facilmente imbrogliabili. Però sta di fatto che questo è successo, cioè non siamo arrivati nel punto desiderato, e in qualche modo questa versione romanzata ci ha messo contro l'uno con l'altro. Sì. Adesso così sembra che abbiamo litigato, non è vero. No, però ognuno sosteneva ognuno sosteneva la propria tesi in modo molto marcato, tanto da dover addirittura sul terreno disegnare ciò che abbiamo pensato avessimo vissuto, no? Certo. Ecco, perché uno voleva proprio e fermamente sostenere la propria convinzione, tesi, la propria convinzione. E questa cosa qui di non aver, cioè la lucidità e nello stesso tempo la non paura, la non agitazione, penso che la possiamo anche vedere nel secondo giro, perché nel secondo giro a un certo punto noi non deviamo subito, ma andiamo dritti e ci accorgiamo di sbagliare strada, cioè ci accorgiamo di non aver fatto quel pezzetto nel primo tragitto, e infatti torniamo indietro e svoltiamo dove avevamo svoltato precedentemente. Per cui, esatto, per cui la lucidità c'era, e sicuramente non agitazione e non paura, sicuramente stupore, sorpresa e incredulità, perché non voglia di capire, e voglia di capire assolutamente. Quindi questi sono stati i 3 punti salienti della nostra escursione alla Palodina, quindi le luci strane, il malfunzionamento, lo strano funzionamento della bussola, e questa perdita di orientamento, di bussola mentale. Noi e la nostra bussola abbiamo perso, ecco, la nostra bussola. Siccome io sono più cucciuto di lei, visto che mi chiamo anche Coccia di cognome, ecco, per sostenere, avvalorare la mia tesi. Ecco, mi è venuto in soccorso un WhatsApp di una persona che ovviamente abbiamo cancellato il suo nome, perché è un WhatsApp che è arrivato a Christian Alpini, non a me. Sì. È arrivato da una sua conoscenza, da una sua amicizia, adesso questo non lo so, dove si chiedevano l'uno con l'altro se uno o l'altro conoscessero dove si trova il portale. Di Palodina. Io non dico altro, insomma, ha detto tutto questo WhatsApp, che vi metto insomma l'impressione a fine analisi, mentre l'altro WhatsApp riguarda invece WhatsApp che ha ricevuto sempre Christian, riguarda le sfere di luce. Qualcuno, una sua conoscenza, gli riferisce di persone che hanno visto
delle sfere di luce. Per E cui- ambulanze avanti e e indietro. ambulanze, Però ambulanze, esatto. Lasciamo a voi le eventuali conclusioni. Come direbbero Mulder e Scully, è un X-Files. È un X-Files. Questi due file di WhatsApp li metteremo in coda. Prima questi 5, chiamiamoli EVP, questi 5 rumori che abbiamo scremato da tutto il resto e che ci sembrano perlomeno strani e anomali. Uno sicuramente. Allora, io ho diviso nell'analisi che ho fatto i vari punti, no? Cioè, come dire, i vari punti del tragitto. Nella prima parte di questo tragitto, nel punto dopo in cui Christian ci fa notare quel famoso sacco appeso alla biforcazione, no, del sentiero. Ecco, poco dopo questo punto notiamo, io sento in cuffia delle forti interferenze che vanno a sovrastare anche i rumori ambientali, le nostre voci, i nostri passi, e che spariscono tutto d'un colpo. Ecco, noi vi metteremo questo breve momento in cui si sente un crescendo delle vibrazioni, delle interferenze, fino a poi scomparire. Praticamente è il punto dove Christian Alpini sosteneva di essere andato su Palladino col Pit, di essere andato all'andata, non c'era quel sacco e al ritorno l'hanno trovato, e tuttora è lì. E tuttora questo sacco è lì, anche se è stato detto che in un'altra loro escursione il sacco non c'era, okay. Perché Ilaria dice, ma a un certo punto dice, ma l'altra volta non c'era, quindi questo sacco okay. spunta e sparisce così. Ecco, poco più avanti di quel punto io sento questo crescendo di interferenze che poi spariscono tutto d'un colpo. Poi quando vediamo le sfere, ecco, più o meno il punto è quello, c'è un momento in cui io in cuffia sento un rimbombo ripetuto, una sorta di boato, di rimbombo che si ripete per qualche secondo. Poco più avanti, sempre dopo aver visto le sfere, sentiamo un verso strano. Io continuo a dire sentiamo, ma se lo sentivo io e poi vabbè, l'ho sentito anche lui. Esatto. Si sente questo rumore strano che io, quando ho preso nota, ho fatto una serie di punti di domanda e mi sono chiesta che cos'è, perché non riuscivo a capire cosa fosse. Lo abbiamo identificato come verso strano. Lasciamo a voi l'interpretazione e magari scrivete nei commenti che cosa potrebbe essere secondo voi. Questo era il terzo. Il quarto rumore, in realtà sono 3 rumori, quelli che io ritengo essere quelli più strani, perché sono 3 schiocchi che apparentemente sembrano rami spezzati. Infatti abbiamo avuto un momento ma a bene ascoltarli non lo sono, o perlomeno non lo sembrerebbero, e sono nel punto in cui noi facciamo questo famoso giro, verso la fine del primo giro, prima di renderci conto di essere arrivati alla rete e all'albero. Ci sono questi 3 schiocchi e io in cuffia sento contemporaneamente una sorta di silenzio, come se i rumori si attutissero tutto d'un colpo. Punto di domanda, perché il posto era quello famoso da dove insomma ci siamo persi. 3 schiocchi che non ci hanno minimamente sorpreso nel momento, perché non li sentiamo, non si sentono, di conseguenza noi non abbiamo nessuna reazione. E non li sente neanche lei, che aveva il Tascam, quindi insomma. Esatto, io sul posto non ho sentito nulla, li ho sentiti e mi hanno stupito perché sono secchi, netti, e dico cosa sono? E questo è il quarto. Il quinto e ultimo
verso la fine del tragitto, sì, più o meno, insomma, verso la fine del tragitto, sentiamo una sorta di risucchio, proprio io l'avevo definito un sibilo, ma è proprio una sorta di Come se uno risucchio. tirasse sulla saliva, insomma, ecco. Per quello, esattamente volevo dire. E questi, ripeto, erano tanti, ma screma, perché poi ti rendi conto che una cosa Ragazzi, erano questi. Cioè, praticamente ha studiato 3 giorni e 3 notti. Li ho riascoltati. Per poi arrivare a 5, insomma. Esatto, sì, anche perché come dicevamo all'inizio e come abbiamo discusso noi, un conto è rilevare rumori in una casa abbandonata, in un ospedale all'interno di mura dove sì ci possono essere interferenze ambientali come rumori che comunque vengono dall'esterno, sia che tu faccia il rilevamento di giorno sia che tu lo faccia di notte, perché anche se tu lavori di notte, se vai a fare un'ispezione di notte, per quanto ci sia poco, rumori se ne sentono, perché c'è il cane in lontananza, c'è la macchina che passa, E qua, ragazzi, di macchine e camion eccetera non c'era ce nulla. Il n'erano, problema ma è che eravamo nel cuore di una montagna e del quindi bosco, la fauna animali, l'aria che sposta, non c'era certo. aria, non c'era vento, ma per quanto un po' di arietta c'è e ti sposta Certo. le foglie, noi che camminiamo, e che spacchiamo i rami, certo. per cui le interferenze ci sono, e dover capire che cos'era e che cosa non era non è facile, tenuto conto che noi non siamo fonici, non siamo esperti, cioè non siamo ricercatori, non siamo curiosi e appassionati. Per cui chiedo venia, io per prima, se questi rumori non vi sembrano poi niente di così eccezionale, ma non eravamo alla ricerca di entità o di presenze come lo possiamo fare in una villa, dove vai tra virgolette sul sicuro e dici ok, c'è un sospiro, ok, c'è una voce. Qui cercavamo Gli omini verdi. E come li riconosci acusticamente gli omini verdi? Non lo sappiamo, forse attraverso suoni metallici, attraverso interferenze. Ho cercato di badare a quello e questo è il mio risultato. Ragazzi, in soldoni, io so che questo video e anche questa analisi, volendo, potrebbe anche suscitare un pochino di ilarità. Sì, no, più che quello magari qualche tipo di storcimento di naso da parte di qualcuno. Sì, sicuramente. Però effettivamente, ragazzi, che ci crediate o meno, è così. Cioè noi le luci che abbiamo visto le abbiamo viste, nessuno di noi si droga o fuma qualcosa di strano. Assolutamente. E per cui insomma quello che abbiamo visto l'abbiamo visto, l'ho ripreso. Vi chiedo scusa se il mio non era Parkinson, ma era perché stavo con un piede su e uno giù. Anche perché dovevamo cercare il punto giusto di centrare. Esatto, quelle luci c'erano, così come si sono viste duplicarsi, triplicarsi e ritornarne ad essere una, c'erano. E quindi questo poco ma sicuro. La bussola che è impazzita, ragazzi, il rumore lo faceva da sé, nessuno lo provocava, e tanto più il giro in giostra che abbiamo fatto, che nessuno capisce chi e per cosa c'è successo questo giro in giostra, ecco. Sta di fatto che a Pian di Lago, dove Cristian voleva portarci, non ci siamo arrivati. E lui che conosce la strada. Forse è un motivo in più per tornare a Palodina nuovamente, per andare a Pian di Lago. Esatto. Preventivamente, perché mi farò calare con un drone su Pian di Lago per evitare di fare il giro è lì. Un'altra volta. Ci facciamo. Detto questo, io ringrazio Lara per essere venuta fino a casa mia, perché non abitiamo proprio vicini, per fare questo lavoro di analisi. Ringrazio per la fiducia del dover esporre questo. Sono stato io a chiederglielo, perché comunque è vero, lei mi aveva mandato preventivamente tutto il lavoro a casa, però gli ho detto: senti, vieni tu, perché hai tenuto 3 ore il Tascam in tasca e addosso, in testa, e per cui meno di te non c'è nessuno che può spiegare cosa ha sentito. Per cui grazie a Lara e ribadiamo i ringraziamenti a Cristian e Ilaria, direttore esatto, e proprietario del Museo dell'Impossibile, ad Ilaria, e adesso vi faremo ascoltare tutti questi EVP o i 5 rumori, esatto, e in coda i messaggi, e in coda i 2 WhatsApp di questi 2 amici conoscenti di Cristian Alpini. Detto questo, se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale,
parlate bene o male di noi, purché se ne parli. Se ne parli. A prestissimo. Ciao. Ciao. Se non avevamo lì sono riferito gli strumenti che per quanto fossero i tralicci anche prima un po' si interrompevano, un po' si imponevano e poi fortunatamente andavano di pari passo queste volte se le vecchie che si periodo. Sono particolari queste piante. Sì, Posso dire una cosa? perché la luna va e gira di così. Allora, lui la bussola mi aveva precisamente a nord, precisa. Noi eravamo qua. Eccola qua, e ci sono ancora, guarda. Perché la luna va e gira di così. Allora, lui la bussola mi aveva precisamente a nord, precisa. Noi eravamo qua. Eccola qua, e ci sono ancora, guarda. Non ti ricordi? No. Non ti ricordi? No. Non ti ricordi? No. Dici? Dici? Cioè sarebbe è come se noi la scendiamo giù e chiudiamo a Cioè sarebbe è come se noi la scendiamo giù e chiudiamo a Cioè sarebbe è come se noi la scendiamo giù e chiudiamo a